Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, dopo il gesto del mago, dopo il fare, dopo il creare, arriva un momento in cui l'anima ti chiede altro, non ti chiede azione, ti chiede silenzio, non ti chiede una risposta, ti chiede l'ascolto. E oggi entriamo nel tempio invisibile della papessa. Il luogo dove il mito smette di gridare, inizia a sussurrare. E ti chiedo subito, quante cose dentro di te senti già, ma continui a coprire con il rumore? Quante cose dentro di te senti già, proprio dentro, però il rumore continua a coprirle. La papessa è immobile, non trattiene, non insegue. Siede tra due colonne, tra la luce e l'ombra, tra il visibile e l'invisibile. Dietro di lei c'è un velo, come se esistesse un mondo che non può essere visto con gli occhi. Non può esistere un mondo che può essere visto con gli occhi fisici, con gli occhi che guardano fuori, ma esiste solo il mondo che può essere visto con gli occhi che guardano dentro. Nelle mani ha un libro mezzo nascosto, perché certe verità non possono essere spiegate, possono solo essere contemplate, possono solo essere comprese, portate con me, porto con me. E allora ti chiedo, dove nella tua vita stai cercando risposte fuori, mentre la tua anima sta già parlando dentro di te? Dove nella tua vita stai cercando risposte fuori, mentre la tua anima sta già parlando? La papessa è la conoscenza silenziosa, è la parte di noi che sa prima ancora di capire quella parte che sa. Non ha bisogno di dimostrare, non ha bisogno di convincere, custodisce, ascolta, ricorda. È il grembo invisibile dell'anima. È il luogo dove nascono intuizioni, sogni, simboli, immagini interiori. E allora ti chiedo, quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il tuo mondo interiore senza volerlo controllare o analizzare? Cioè, l'hai mai osservato semplicemente senza attribuire significati? Perché attribuire un significato con la mente razionale è un profondissimo limite alla vastità dell'esperienza che esso potrebbe contenere. La papessa mi ricorda tanto Persefone, la giovane che scende nel mondo infero, sotterraneo, non per punizione, per trasformarsi. Persefone entra nell'oscurità e scopre qualcosa che il mondo di superficie non può mai insegnare, che esiste una sapienza nascosta sotto le cose, una sapienza fatta di cicli, una sapienza fatta di profondità, di silenzio. E quando ritorna non è più la stessa. Conosce due mondi, ha unito il visibile all'invisibile. E allora ti chiedo, quale parte di te teme il silenzio? Perché sa che lì potrebbe incontrare una verità profonda. Qual è quella parte che teme il silenzio? Per James Hillman l'anima cresce nell'ombra e si manifesta nella luce, cresce nella profondità. La papessa è il movimento verso l'interno e l'espansione verso il basso, l'interno.
è l'espressione verso l'ombra, l'anima nera, dove sono custoditi i nostri più grandi tesori, talenti, potenzialità, che sono state relegate dall'ombra in virtù della costruzione di un io, di un ego, per la volontà di potere e di controllo. La papessa non si isola dal mondo, ma va nell'ombra verso l'interno per incontrare la radice invisibile, l'origine. E qui non si tratta di capire, si tratta di percepire, perché il mito non vive nella spiegazione razionale, vive nell'immagine, vive nel simbolo, vive nel sogno. E allora ti chiedo, dove nella tua vita stai riempiendo il silenzio per non sentire ciò che sai già? Dove? Dove stai riempiendo il silenzio anziché sentirlo? Allora, se hai mai sentito che le risposte esterne non ti bastavano più? Se hai mai percepito una verità senza riuscire a spiegarla? Se hai mai avuto bisogno di silenzio per ritrovarti, allora la papessa è già viva dentro di te. È la parte più profonda del tuo essere. Quando la papessa perde equilibrio diventa chiusura, diventa isolamento, diventa distacco emotivo, segreti, silenzio che separa, paura di esporsi. È il momento in cui la conoscenza smette di essere sapienza e diventa un muro. E allora ti chiedo con sincerità, dov'è che stai usando il silenzio per proteggerti invece che per ascoltarti? Dov'è che stai usando il silenzio per proteggerti invece di ascoltare, di sentire, senza dare spiegazioni? Adesso ti faccio delle domande rituali, altre domande, affinché l'archetipo della papessa sia luminoso in te, profondo. Qual è la verità che stai evitando di ascoltare? Che cosa emerge dentro di te quando il rumore si spegne? Quale parte dell'anima tua desidera essere finalmente ascoltata? Allora il mago crea, la papessa custodisce e tra il gesto e il silenzio l'anima inizia a ricordarsi di sé e tu a ricordarti chi sei. E adesso ti invito insieme a me a fare il rito del corpo, il sigillo della papessa. Ti chiedo adesso di metterti in una posizione meditativa. L'importante è che la schiena sia dritta, a gambe incrociate o seduta sulla sedia, posizione del faraone. Allora ti chiedo di mettere la mano sinistra sul cuore e la destra sopra la sinistra. Chiudi gli occhi e ascolta la mia voce. Concentra l'attenzione sul respiro spontaneo, l'aria che entra e esce dai cancelli del respiro, dal naso. Se un pensiero arriva, riportalo sulla respirazione, dolcemente. Ascolta solo il tuo respiro.
e ascolta il silenzio tra un respiro e l'altro. Ascolta il silenzio tra un respiro e l'altro. Non cercare immagini, non cercare risposte, ascolta solo il silenzio tra un respiro e l'altro. Fai un profondo respiro adesso e riapri gli occhi. Abbiamo integrato la papessa, abbiamo sentito dentro di noi il significato profondo dell'immagine. Siamo rimasti presenti e quello che chiede la papessa è proprio questa presenza. Che cosa abbiamo fatto in questo momento? Questo gesto ci ha riportato alla presenza, a ciò che è, a ciò che è reale, la presenza, il respiro. Questo gesto ti permette di sentire il cuore come una soglia e il silenzio percepirlo come un vero e proprio linguaggio. E in questo processo il corpo ricorda ciò che la mente dimentica e ciò che la mente ha dimenticato. La papessa non parla attraverso le spiegazioni, parla attraverso questa presenza. Allora ti chiedo, nelle prossime 24 ore, regalati un piccolo spazio di silenzio, rifacendo questa meditazione magari, hai capito come si fa? Senza distrazioni, per 3 minuti, per 5 minuti, spegni il telefono, a meno che non vuoi seguire insieme a me la meditazione, spegni ogni rumore, prenditi quei 5 minuti di silenzio e ascolta quello che emerge da questo silenzio. Quando finisci la meditazione emergeranno immagini, visioni, ma durante la meditazione lascia che ogni immagine che arriva tu riporti l'attenzione al respiro. Perché è importante questo tipo di approccio? Perché l'anima non registra concetti, l'anima registra atti simbolici. E questo è un vero e proprio rito. Quello che stiamo facendo con le sequenze dei tarocchi sono veri e propri riti, rituali, e ciò che ci hanno tolto è proprio il rito. E quindi noi dobbiamo riappropriarci del rito, perché mentre l'anima registra questi atti simbolici, anche la tua vita si modifica, perché l'anima riconosce la verità solo quando passa attraverso dal corpo, con i gesti, con i mudra, con le pratiche di yoga sciamanico. Ed è per questo che lo yoga sciamanico e la psicologia immaginale si rivelano essere tra i più potenti strumenti per la realizzazione della missione dell'anima. Detto questo, io concludo qui, ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima con il prossimo arcano e la prossima pratica, e che tutti gli dei ti benedicano. Mua!